Family, benvenuti a una nuova puntata del Sottosopra Podcast. Ma buona domenica amici, guardate un po' dove vi abbiamo portato oggi. Non è finta, eh? Non è finta, posso dire, Non è- un omaggio veramente a tavolo parcheggio Summer Edition. Questo mi sento di dire che è veramente un omaggio a Nicole e a Gianmarco. Sì, Perché noi io siamo- quando mi sono vista in questa situazione ho detto, oddio, cioè sembriamo la brutta coppia, nel senso... la brutta Infatti stavo per coppia. dire, ma noi siamo la brutta siamo copia. la brutta copia. Noi siamo la bruttissima copia. Vabbè, Però, comunque è un omaggio a tavolo parcheggio. No, è che vi avevamo detto che vi portavamo con noi, sì o no? Oh, No, quindi... e poi in cotante location, cioè... Oh ragazzi, siamo partiti dalle rose di siamo Paolino qui a Rose. Esatto, e adesso ci troviamo in Puglia. alle rose sui vestiti. Alle rose, Alle rose sui vestiti, vestiti, è vero? è vero. Comunque è un sottosopra itinerante, diciamo. E Sì, poi sì. Cezinski! Esatto, raga. Applausi. Nuovamente. Applausi. Ma perché, raga, la puntata di oggi sarà veramente una puntata che so che molti di voi apprezzeranno sicuramente perché moltissimi adorano questi retroscena, no? Questi Sì, salottini sì, dove sì, si sì, raccontano quelle cose che nei video non passano. Trapelano, non passano. Esatto. Beh, allora, innanzitutto prima di iniziare voglio dire una cosa. Grazie mille per tutti quelli che ci hanno scritto, grazie mille per tutte le persone che ci hanno seguito. Noi ci stiamo avvicinando un po' anche alla fine di questo anno, perché come dico sempre a settembre si ricomincia. Si riparte. Ci saranno delle novità incredibili anche all'interno del Sottosopra Podcast e non solo. E quindi ragazzi, stiamo arrivando veramente alla fine e io non posso che non dirvi grazie per questo bellissimo anno insieme. È vero, è vero. Poi, non lo so, io da un lato, allora c'è sempre un po' di nostalgia a lasciare quello vecchio, però c'è questa carica emotiva nel voler prendersi quello nuovo. Assolutamente. Anche perché per noi nuovo quest'anno vuol dire una cosa principalmente. Il teatro, lo spettacolo maledetto. Assolutamente sì, che sono ogni giorno state c'è una aggiunte sorpresa. anche delle nuove date. Ragazzi, Continuano ad c'è Monza. arrivare. C'è Monza. Monza, Bologna. Quindi Allora, raga, è una andate bella su tournée. Ticket One, andate a vedere se c'è la città più vicina dove vivete voi e mi raccomando non fatevi sfuggire l'occasione di venire allo spettacolo maledetto, anche perché Ecco, brava, spiegala, anche perché Posso sarà dire? bello interattivo. esatto, c'è molte persone, ma perché non posso venire in indagine con noi? Allora, adesso per noi organizzare questa cosa è veramente molto difficile perché, come ha detto Paolo, l'anno inizia con questo spettacolo, questo tour che ci porterà via veramente tanti mesi. Ma abbiamo pensato a voi, cioè all'interno dello spettacolo avrete la possibilità di provare a vivere in prima persona e partecipare insieme a tutti noi a degli esperimenti che faremo in live sul palco. Quindi sarà veramente come essere in indagine con noi. È vero, Sì, è vero. È proprio così. io non vedo l'ora. Poi, noi vi abbiamo avvisati, Non Attenzione. fatevi sfuggire. Affrettatevi, però. Ecco. perché adesso Perché- ridendo e scherzando certe città stanno già partendo, Sì, Roma è praticamente Roma è quasi Trento soldato, sì. uguale, Sì. quindi no, assolutamente. Scusate se abbiamo gli occhiali, ma qua non si vede niente. non si vede niente, Cioè, no. veramente Abbiate una luce di pazienza. via cieca. Siamo in una condizione di luce mamma mia. Sfavorevole. Un po', un po'. Non per voi, però. No, perché qua è tutto bianco. Sì, Tutto qua bianco. è tutto bianco. Tutto Puro. immacolato. Esatto. Ma adesso Vediamo Allora, al dunque. esatto. Infatti. Perché Allora, secondo me sono super curiosi. facciamo un recap però Certo. prima. Certo. Allora, ragazzi, noi abbiamo svolto una 6 giorni, che è questo format che noi abbiamo, dove per 6 giorni, 6 notti, stiamo e viviamo all'interno di un luogo dove succedono fenomeni paranormali. Questa volta abbiamo fatto una 6 giorni molto wild, perché Sì. abbiamo affittato un camper, però di quei camper molto snelli, ok, da battaglia, Da battaglia, esatto. perché c'era da andarsi a piantare in mezzo a un bosco, o Certo. comunque alle porte di un bosco, Sì, in alta montagna, perché comunque eravamo già abbastanza alti, certo. dove abbiamo ricevuto una segnalazione che in quel luogo, molti anni fa, c'era un campeggio. E le persone che andavano in questo campeggio venivano spesso disturbate da fenomeni paranormali. Esatto. Poi negli anni questo campeggio è stato abbandonato e questa leggenda però non è morta. Attenzione, il campeggio è stato abbandonato per quello fondamentalmente. Allora, Bravo, Perché bravo, poi le bravo. voci continuavano a correre per cui la clientela si spaventava e non aveva più proprio il desiderio e la voglia di Ciao. rimanere lì. Esatto. Esatto, E quindi esatto. andavano. Quindi la leggenda
è ancora più aumentata. Sì, noi siamo partiti ovviamente sempre con tanta fiducia, poi tanta curiosità, eccetera, eccetera. Tra l'altro voi non sapete questa cosa, ma noi quando abbiamo preso quel camper, a parte il fatto che era abbastanza piccolino perché comunque non eravamo abituati a un camper normale, quello era un pochettino più piccolino, soprattutto dormire esatto, in Sì. quell'opulo sopra Sì, la guida, un opulo, perché era veramente, se ti Sì, alzavi sì. picchiavi la testa, Sì. però raga, cioè voi dovete capire che Paolo per arrivare lì a posizionare il camper in quel punto, voi nel video non l'abbiamo fatto vedere, ma abbiamo veramente L'abbiamo rischiato. accennato, ma le comiche. Le comiche, ma io mi sono cagata addosso, Sì, raga, sì, perché comunque la strada non era solo stretta, era anche un pochettino in pendenza. C'era un po' di panico, E un po' di buche. E un po' di buche. Per cui questo camper, insomma, oscillava, volava, stava su 2-3 ruote, No, insomma, no, l'abbiamo vero, vista male. vero, l'abbiamo vero. vista male. Anche perché per metterlo dove l'abbiamo messo abbiamo dovuto salire sulla riva. riva. Sì. E quindi non è stato facile per niente. ma perché spieghiamo, per chi ha visto la 6 giorni, noi volevamo piazzare il camper proprio nel luogo in Dal cui lato opposto. sorgeva il campeggio. ma non quindi ce l'abbiamo fatta. volevamo ancora girare ed entrare nel camper. Quella manovra lì è stata Quella manovra lì è No, noi stata volevamo molto metterla pericolosa. proprio all'ingresso, se ti Sì, ricordi. dell'ingresso del bosco. Sì. Però poi non ce l'abbiamo fatta a No, metterci no. lì perché era veramente troppo alto il bordo della strada. Abbiamo detto qua sfasciamo tutto e quindi abbiamo dovuto adeguarci e metterci dall'altra parte. Sì, per fare manovra lì è stato È stato un un attimino... incubo. Sì, è stato un incubo. sì. Però io mi sono chiesto, pensate, poi nei giorni dopo, se avessimo parcheggiato il camper lì, Mm? forse avremmo subito scoperto della roulotte anche. Vabbè, Poi, sì, sì. perché l'avremmo trovata subito. Sì. È vero, Sì. è vero. Sì, perché Anche perché c'erano... poi il campeggio era proprio lì, cioè opposto a dove ci siamo messi noi. Bravissimo. Bravo. Nel Quindi- campo davanti. Esatto. Perché infatti lì, raga, c'erano ancora dei residui di roulotte, dei residui di piazzole. Sì, e per terra era palese che quella era la strada principale, probabilmente lì c'era anche una sorta di reception, c'era qualcosa. O magari Un c'era una infopoint. sbarra, esatto, Sì. non lo so. Comunque resta il fatto che era veramente visibile, fresco ancora, il Sì. passaggio di un qualcosa in passato. Come era visibile anche, io l'ho detto subito, il passaggio di Pastori, perché lì l'erba era molto bassa. Sì. Non dico che era tagliata con un taglierba, perché Probabilmente no. un gregge era passato Sì, poco sì, prima. esatto. E Perché dato era molto che pulito. noi viviamo in montagna, l'abbiamo accorgi? capito subito Sì, che era così. Però ecco, da lì inizia la prima 6 giorni di Cischi. Esatto, questa è stata la mia prima ed è stata veramente emozionante sicuramente, sì. Certo. E Claustrofobica poi perché... claustrofobica, però è partita veramente subito col botto. Beh, perché anche Sì, ha avuto perché- tante paure diverse, eh. Cioè, pensate un po', noi andiamo indietro col cervello, in quel momento lì, noi avevamo l'adrenalina mal che vada del luogo molto spaventoso. Certo. Certo. Ma chi l'avrebbe mai pensato che sarebbe poi finita come No, ma finita? infatti ti dico, io ero abbastanza motivato, ok? Tu l'avresti Spaventato, parcheggiato? sì. Col tipo che ti guardava già? Ma figurati, Dai, io non sarei... onestamente, Ma no, secondo no, te lui no, ci no. stava già guardando mentre stavamo parcheggiando la prima notte? Mentre stavamo parcheggiando. Per esempio. Sì, perché la prima Probabilmente notte ha l'abbiamo sentito, visto. quindi Ma sì. dico, no, il giorno proprio, cioè lui era già lì. Probabilmente sì. No, già lì, lui era già lì, sì. Secondo me sì. Sì, anche secondo me. Perché ragazzi, voi non lo sapete, tipo il pomeriggio, noi quando siamo arrivati, lì è una zona che non è che è proprio sperduta. Abbiamo visto delle persone che scendevano. Sì, sì. Ci hanno guardato un po' strano. Quelle in Perché- bici sì, o quelle sì. in macchina. Con Sì, le perché ci hanno detto perché, tipo, ma ma questi cosa stanno facendo? cosa Il stanno campeggio è dismesso dagli anni Sì, 90. non ma è una cosa vengono zona. a fare? È vero. ci è hanno vero. guardato un po' male. Sì, ci hanno guardato in modo strano. Però ora, per me, tutti quei ricordi lì sono contaminati dal fatto, ma lui era già lì, ma lui ci stava guardando, Secondo me sì. ma lui ci stava Io spiando. dico di sì. Cioè, nel senso, lui era già lì, poi ha sentito il trambusto e ha detto, eccoli qua. Per chi Le non mie stesse vittime. capendo, No, le mie ok, vittime. io voglio solo dire che noi siamo andati in quel posto perché la cosa che ci ha fatto venire proprio l'acquolina in bocca, più che altro a Paolo, è stato il fatto che le persone dicevano arrivano dal bosco e nessuno sa che cacchio arrivasse da quel Sì. bosco. E noi abbiamo detto andiamo a scoprirlo, ok? Noi la prima notte abbiamo fatto un sopralluogo e vi assicuro che già a fare il sopralluogo io mi stavo cagando addosso, perché era come se ci fosse qualcosa attorno a noi da tutte le parti. Sì. E non eravamo neanche entrati dentro al bosco, ma solamente nella Sì. strada per arrivarci. Poi abbiamo trovato una specie di roulotte ancora Sì, abbandonata, sì, una con il roulotte. numero anche. Sì. E non siamo andati nel bosco. Abbiamo concentrato l'attenzione sulla roulotte quella notte. Ma mentre stavamo guardando la roulotte,
abbiamo visto che dal camper ha iniziato a verificarsi un'anomalia Sì. alle luci. Cioè, le luci si accendevano e si spegnevano, si accendevano e si spegnevano, Sì. come se ci fosse qualcuno che schiacciava l'interruttore. Ma noi eravamo tutti Esatto. lì e non c'era nessuno del camper perché Paolo l'aveva chiuso. Ma certo. Quindi io ho anche pensato, è stato lui. No, poi abbiamo guardato no, le telecamere, cioè, raga. Poi era Esatto, continuo, io esatto, posso capire una volta, esatto. ma era continuo, Esatto. Lui lasciava i segni. L'abbiamo visto poi dopo. l'abbiamo visto poi dopo. Però questa cosa è saltata all'occhio, infatti siamo andati subito laggiù, dal camper. Raga, esatto, cioè noi quella sera poi torniamo dal camper proprio per questa anomalia e la luce, ok, abbiamo controllato come ha detto Paolo le telecamere e tutto, ma mentre eravamo lì abbiamo visto un uomo davanti al Beh, camper. prima abbiamo sentito quel suono, ti Sì, ricordi? prima c'era un suono, ma Mamma mia. quel suono tipo un cigolio. il carretto. Tipo una ruota di un carretto, Che no? ancora oggi non so cos'era. Raga, quello è No, passato in no, secondo piano no. perché tutto poi si è concentrato su di lui. Ah sì, poco dopo abbiamo visto questa sagoma, Allora, era una sagoma ben nitida, ben nitida, ma Lì avevamo i vogliamo dire una dubbi, cosa? raga. Lì avevamo i dubbi. Attenzione, era la prima sera. Notte, esatto. Prima notte. Era la prima notte. Prima notte. Quindi, cioè, Per quello che secondo me lui ci aveva visto già. sì, però Per dico, quello. siamo partiti, lì è partito l'affanno a me. Lì è partito il tutto, raga. È partito il tutto perché a me, ansia a dormire, non volevo più stare lì. Beh, ma perché voi avete dormito bene? No, bene no. No, ok. bene, assolutamente no. No, ma nel senso io non ho dormito. A me quello che mi è rimasto Non è lì che è la sono maschera ri- antigas. Perché, raga, questo A parte tizio tutti sembrava che questi avesse una dettagli. maschera antigas. Che c'aveva. Addosso. Che c'aveva secondo me. Cioè, poi guardandola c'aveva. Poi io non sono andato a fargli la perquisa quella notte poi. Ma ce l'aveva, raga. No. Va bene, ce l'aveva. Ma comunque Sì, ma anche se faceva non ce veramente l'aveva, io paura, mi sarei cagata paurissima. addosso lo Ma stesso. faceva paurissima perché? Perché l'abbiamo visto. Bravo, Ok. è quello. Non eravamo alterati da nessuna sostanza, No. eravamo lucidissimi e l'abbiamo proprio visto venire incontro. Assolutamente, Per infatti cui da lì siamo è partita. corsi sul camper e da lì è iniziata una paura Esatto, veramente, cioè esatto. io e te abbiamo detto subito torniamo Andiamo via. Pensa adesso, col senno di poi, a dirti, ma chissà cosa voleva. Voleva che andassimo via. Sì, certo, è ovvio, per non sì, spaventarci. quello, Però pensa quello, allora, quello. cioè, mamma mia avrà detto, ma questi allora sono proprio, cioè, tosti, eh? No, la mia paura, dopo sì, ovviamente. Perché noi, cioè, prima notte abbiamo detto, E prima andiamo. a me la paura è stata quella, cioè se la prima notte arriva a fare questo, Certo, la prima notte non dormo perché allora magari continua a fare qualcosa, certo. capito? Era sempre un climax. In continuo, ma poi da lì è partita soprattutto la diatriba, ma è vero oppure è paranormale? Certo. Perché alla fine questo è quello che noi ci siamo chiesti. Cioè, ma perché- Mettetevi nei nostri No, panni. ci siamo sentiti per un attimo nei matti, perché Era vedere troppo nitido. una sagoma, un uomo così nitido, che però non parla, ti viene incontro, Era c'ha senza una luce. maschera, Senza una luce. maschera antigas, Esatto. E poi aspetta, i giorni dopo, non è che quello che trovavamo ci rafforzava la tesi No. vivo, ci rafforzava la tesi morto. morto. Tipo il Minatore. Esatto, I Minatori, vivo sottoterra, c'era una cava. una cava. Ma è palese che tu pensi a un Minatore morto. Sì, perché raga, da lì in poi la notte seguente, allora innanzitutto dopo aver un pochettino discusso, decidiamo di restare, anche perché c'è una cosa che in quelle situazioni a me fa veramente incazzare, ma veramente tanto. Cioè il fatto che Paolo non ha minimamente un senso di pericolo. Sopravvivenza, brava. E questa cosa a me mette... Lui ride, ma a me fa no. incazzare, raga. È una cosa che ovviamente nel video non No, c'è. più che altro perché adesso lo raccontiamo, è andato tutto bene. Esatto. Però, voglio dire, Cioè, comunque lui non stava chiudendo il camper a chiave. E a me questa roba mi dava la testa. Io volevo che chiudesse il camper a chiave e lui non chiude a chiave il camper immediatamente, rimane lì, tergiversa e a me mette l'ansia queste cose. Infatti io e lui abbiamo discusso dopo, perché io gli continuavo a dire adesso tu metti il moto e vai a casa, perché o ti metti nella condizione di metterci comunque tutti tranquilli, altrimenti vai a cagare, perché io non ho intenzione di stare qui a fare l'eroe, ma proprio per niente, perché in quel momento per me quella figura era reale. Era un pazzo psicopatico che stava venendo lì, il mio cervello ha pensato a quello. Solo quello. Poi accende il camper, attacca le luci per vedere. Col il rischio, raga, non eravamo in una piazzola, non avevamo la possibilità di attaccare il camper all'elettricità. Ah no, quello è follia. È follia, ma l'hai anche fatto partire in Ma- quarta, Cioè, rischiamo di ribaltare il cioè, voglio dire, era una situazione veramente borderline. Beh, però lì ho detto, ma siamo in tre. ma cosa c'entra? Ma allora, E mi questo sembrava- io anche l'ho pensato, ma dopo.
Nel momento Sì, ma dopo. sei impanicato. Tu sei pieno sai di se lui era adrenalina. solo? No, ma infatti in quel momento lì io anche sarei partito. Ah, Tu saresti partito? ma sì, te l'ha In pure quell'istante detto quella lì, sì. sera. Ho chiuso io la porta, No, sì, ho visto, ma dove ci hai dato? Boh. Beh, ci hai dato. Beh, cosa doveva lasciarla aperta? No, ma io intendevo dire, lì per un attimo ho detto, vabbè, siamo in 3, adesso armato non mi sembrava. Ma cosa Sì, c'entra? ho capito, però una sagoma nitida, l'abbiamo vista tutti, Appunto. conciata in modo strano, Ah, no, che ecco. si avvicinava lentamente. E cioè, poi nella mia capito, testa proprio strano. c'era ancora minimo 50% che fosse paranormale. No. In quel In momento. quel momento no, invece, per me. Neanche per me. Era Ah no, io proprio invece continuavo a una dire, persona. Sono d'accordo. perché noi arrivavamo comunque dallo sfarfallio delle luci, arrivavamo dal fatto che palesemente già per me nella mia testa arrivano dal bosco, e infatti arrivava dal bosco, Sì. e i tizi che sono andati via nel campeggio comunque si sentivano toccare, To- disturbare, Osservare. battere sui vetri, quindi subito il mio cervello ha fatto il collegamento. Ok, ecco cosa succede a chi viene a villeggiare qua. No, Sì, io subito beh, pensavo fosse reale. Proprio... Dopo a me è venuto dal reale. A me è l'esatto opposto. Infatti, dalle sere dopo, perché poi abbiamo deciso di rimanere lì e continuare questa 6 giorni. E abbiamo iniziato a indagare anche a livello paranormale, perché comunque Cischi nei giorni dopo ha chiamato anche i carabinieri. No, io sono rimasto infatti Sì, su quella posizione. la guardia per forestale, me vero? Sì, è la guardia sempre forestale. stata una persona vera per me. Eh sì, eh sì. Anche se nelle indagini c'erano perché- molti punti comuni bravo. che iniziavano a far dubitare. Bravo, E poi la perché stessa guardia sera forestale ti ha dopo detto no. non Mai sentito conosceva. niente. Questa cosa qua. Nessuno, magari noi abbiamo pensato un po' uno un po' fuori di testa che Sì, la gente del posto conosce. Ah, ma sì, è è lui, lui, certo, non vi esatto. preoccupate. Va è in giro innocuo. di notte. Sì, può spaventare, ma state tranquilli. Esatto. Tra l'altro non abbiamo No. fatto sentire la telefonata con l'audio perché la guardia forestale ci avrebbe inchiappettato tutti, perché noi non abbiamo detto che andavamo lì a filmare, perché se no è certo. palese che ci avrebbero detto levatevi, perché noi non l'abbiamo chiamata una volta, noi l'abbiamo chiamata più di una, Ah sì? Più di una, sì. più di una, tant'è che lui ha detto io non chiamo più, perché mi sento un pazzo, cioè io sono Ah un no, ma pazzo perché adesso, poi ci hanno presi, cioè io che ho chiamato mi hanno anche preso perché un pazzo. andate via. Ci hanno detto, Poi Allora. c'è qualche Margaro e basta. Esatto, Sì. che probabilmente dorme dentro qualche anche roulotte, quindi ora io non penso che dormisse dentro quella roulotte. Ma neanche se lo abbandonata. vedo, ci credo. Era in uno stato veramente pietoso, c'era un odore veramente... No, ma dai. Ecco, Però- quella era poi- chiusa da 30 anni. E poi la questione anche della casa. Ah, allora lì si apre un capitolo che per me è no, follia. perché la cosa che mi ha spaventato molto è quando io ho richiamato la guardia per dire di questa casa. Ah no, non esiste nessuna casa. perché allora, Come raga, non esiste nessuna casa. allora, facciamo un attimino mente locale alla gente che non ha visto i video. Noi abbiamo iniziato a indagare e abbiamo scoperto nei giorni successivi che prima del campeggio Esatto. lì c'era un villaggio di minatori, perché poco distante da lì io un pomeriggio mentre loro erano a fare un sopralluogo nel bosco, proprio nel pomeriggio in cui hanno trovato una casa all'interno del bosco, perché con la luce si vedeva molto meglio, perché fidatevi era un bosco fitto, raga. Mamma mia. Ma Molto fitto. buio, anche di giorno. Buio. Esatto, e non si poteva vedere bene, ma poi hanno camminato, noi tagliamo nei video, e evitiamo di farvi vedere le camminate eterne di mezz'orate dove non ve ne frega niente, se non di vedere uno che prende una storta o l'altro che inciampa. Vero? Esatto. Ma questo oramai è da prassi per cui Ecco, abbiamo È fatto successo, E però. succede successo, sempre. ma va bene. Ma Però nessun danno. io ho scoperto che lì vicino, proprio andando su internet, c'era una cava di minatori. C'era una cava, c'erano dei minatori, si lavorava e questa cava è stata abbandonata, dismessa, ok, negli anni 70, Sì. circa negli anni 70. Sì. Quindi era tutto tornava. E noi subito abbiamo pensato, caspita, questi minatori di questo villaggio hanno dismesso la cava, se la prendono con il villaggio turistico, chiamiamolo Esatto, così, il campeggio che è arrivato dopo e fa allontanare i turisti con delle manifestazioni paranormali. Sì. Noi questo pensavamo all'inizio. Sicuro. Ma prima di dare la svolta a quello che poi c'è stato, io direi di fermarci un attimo qui nel raccontare il retroscena. perché Bisogna sentirlo. quello che adesso vi Un racconteremo parere. va fuori dalla logica proprio. Esatto, adesso ascoltiamo un parere Del grande Adam che Cadmon. chissà cosa ha da dirci questa settimana.
Ah, io sono sempre curioso, anche perché con lui non ci si annoia No, mai. anche perché questa settimana si parla di una 6 giorni. Io non so se lui è voluto stare Secondo me ci ha fatto una sorpresa. dietro Io questo sento questo. discorso, oppure se... Boh, non so, lasciamole... Vabbè. Guarda, ci fidiamo. Ci fidiamo. Sentiamo. Un caloroso saluto, è proprio il caso di dirlo, data quest'estate, a tutti i Pit e naturalmente a voi, nostri amatissimi spettatori, ascoltatori e lettori. Io sono Adam Cadmon e il titolo di questo mio particolare messaggio potrebbe essere Cronache delle estati da qui al 2055. Guardando indietro all'estate che avete appena vissuto, quella che vi sembrava il punto di non ritorno, la più rovente a memoria d'uomo, non potevate ancora immaginare che fosse soltanto l'inizio. Nei prossimi 30 anni, infatti, il concetto stesso di estate si prepara a subire una metamorfosi radicale, ridefinendo il vostro modo di vivere, lavorare e stare all'aperto. Chiunque di voi abbia letto il mio romanzo Unbound sa la ragione per cui dico voi e non noi. Ma questa è un'altra storia e chi dovesse essere interessato mi scriva in pagina che un giorno ne parlerò direttamente qui nel podcast dei Pit. Per adesso vi basti sapere che dal 2025 al 2035 vi sarà l'era dell'adattamento forzato. Nei primi 10 anni i picchi termici supereranno regolarmente i limiti storici, le ondate di calore smetteranno di essere eventi eccezionali per diventare la norma da maggio ad ottobre. Le città del Mediterraneo e dell'Europa meridionale vedranno le temperature estive toccare frequentemente i 45 gradi, spingendo verso una profonda riorganizzazione della vita quotidiana. La nota pennica pomeridiana si trasformerà in una vera e propria pausa sanitaria. I mercati, i cantieri e gli uffici pubblici sposteranno l'attività nelle ore notturne o al primo mattino e mi auguro venga fatto prima che ci siano troppe vittime. Mai come in questo caso prevenire è meglio che curare. L'aria condizionata, o meglio ancora il climatizzatore, non sarà più un comfort, ma una risorsa di prima necessità. Tutti, se vogliono sopravvivere a ciò che in passato vi ho descritto, quale essere la minaccia più grande, ovvero il bulbo umido, dovranno avere impianti di climatizzazione perfettamente efficienti nel loro appartamento ed essere certi che non ci siano blackout. Dal 2035 al 2045 ci sarà poi la ricerca dell'ombra e della quota. Nel decennio successivo la geografia del turismo e del popolamento cambierà volto. Le tradizionali mete balneari del sud Europa nei mesi di luglio e agosto diventeranno troppo severe per il turismo di massa, favorendo quindi la nascita del turismo delle ore fresche. Le metropoli investiranno massicciamente nel piantare delle foreste urbane, nell'uso di pittura riflettente per strade ed edifici e nella creazione di rifugi climatici pubblici sotterranei e comunque climatizzati per proteggere le fasce più fragili della popolazione. Ma non è ancora tutto. Dal 2045 al 2055 vi sarà la nuova normalità climatica. A metà secolo le estati estremamente torride saranno la costante con cui architettura, agricoltura e tecnologia si saranno dovute alleare, salvo che l'uomo non si sia autodistrutto o estinto prima. Questo dipende dalla rapidità con cui riuscirete a debellare o meno la corruzione. Ricordate che la corruzione va a braccetto con l'idiozia, con la mediocrità, con l'ignoranza e con la stoltezza, e nel futuro non ci sarà più spazio, se volete sopravvivere, per queste 4 categorie. L'agricoltura avrà convertito ampie porzioni di terreno e colture resistenti alla siccità, mentre la desalinizzazione dell'acqua e il riciclo idrico avanzato diventeranno le colonne portanti delle infrastrutture statali. L'umanità del 2055 guarderà alle estati degli anni 20 non come al culmine del caldo, ma come all'ultimo bagliore di un clima che non c'è più, avendo imparato a convivere con una terra più calda, più complessa, ma non per questo priva di soluzioni e resilienza, perché la parola chiave è proprio questa, resilienza. Se invece i potentati e una parte della popolazione continuerà ad ignorare il problema, a deridere le mie fiabe, nel 2060 la fiaba che narrerò alle nuove generazioni sugli anni passati si concluderà così, che quasi senza accorgersene smetterono di chiedersi quando sarebbe finita l'estate. Semplicemente i sopravvissuti impararono a chiamare casa
il pianeta più caldo che loro stessi avevano creato. Con tutto il cuore mi auguro che le persone sagge che ascolteranno questo mio messaggio ne comprendano la profonda morale e la mettano ancora più correttamente in pratica, perché questa, purtroppo, non è una teoria. Ve l'ho spiegato per 21 anni in tutti i miei video, post e libri. I miei libri sono scomodi, ma a chi? Non di certo a voi persone sagge, ma a tutta la parte corrotta della popolazione e dei potentati. Dal canto mio, io farò tutto quello che posso per aiutarvi, ma è fondamentale che voi mi aiutiate a farlo. Come? Passate parola. Solo in questo modo riuscirete a superare quello shadowban che mi impedisce, purtroppo, di rivolgermi di nuovo a milioni di ascoltatori come facevo prima. Unitevi. Questo è il momento giusto. Aiutatemi ad aiutarvi. Un abbraccio. Adam Catmull. Molto bene, ringraziamo il grande Adam perché... Grazie Adam, Grazie, grazie Adam. mille. E Adam. Prossima volta, ecco. Ecco, io stavo per dire, Piccolina, vieni qui con noi. se vuoi venire a farti un tuffetto, Ti aspettiamo. Esatto. sei nel massimo della privacy. Se vuoi possiamo anche fare una partita a ping pong. A qua parte un'altra sfida. Basta. Adam lo sfidano su tutto. Sì. E karate, e ping pong, e bocce, e Ho Sì, paura che qualunque sia molto forte a ping pong. Dici? Secondo me sì. Adam, facci sapere. Vabbè, lo aspettiamo. Sei forte a ping pong? Perché a me piace giocare. Dai, giocare con Adam a ping pong, che mito è? Sì. Dai, Come fantastico. taverna. qualunque cosa con Adam. Cioè, è pazzesco, capisci? È pazzesco. È vero, hai ragione. Va bene, allora, dai, dove torniamo, eravamo? sì. Torniamo a noi. Ecco, torniamo, che stavamo Ecco, dicendo allora. che noi abbiamo scoperto di questi minatori. Mm. Sì. Quindi eravamo rimasti focalizzati su quella roba lì. Poi decidiamo una notte, adesso io non sto andando bene in ordine, non sto veramente, perché veramente vi voglio raccontare quello che voi non avete visto, non quello che avete Tanto il visto. video c'è. certo. Esatto. Decidiamo di andare a fare una black box all'interno del bosco, no? Sì. E quella sera lì, per me, faceva già molta paura. Era. Perché il bosco, io non so che cosa aveva quel bosco, poi io mi sentivo cose dappertutto, che mi guardavano, mi vedevo cose dietro agli alberi, sentivo passi, sentivo muovere, era veramente terribile, raga, terribile. Questo concordo, che è un po' la sensazione che si ha quando si va nel bosco. Ma quel bosco lì... Guarda, siamo andati veramente in tanti boschi. Comunicava, Che cacchio aveva Esatto. quel bosco? Bravo, Era forte. Comunicava. Sì, Era forte, era energeticamente bello Denso. presente. Sì, e non ha mai mollato. Mai. Tutte le volte che noi abbiamo avuto a che fare con quel bosco era presente. Certo è che ovvio, adesso col senno di poi ti dico, noi ci sentivamo anche spiati, io continuo a dirlo, la adesso suggestione. ogni volta che però- guardo quelle immagini ho dico, capito, però... Che forte. sarà stato là, Cioè, era là dietro, era là che ci spiava, era là che no, ma guardava. anche proprio il dividersi, no? No. Quando tu stavi su... Cioè, Bravo, cioè... eri sempre sul chi va là, Io lo E so poi che c'era- molti si staranno chiedendo come abbiamo fatto a non avere paura e continuare a fare questa Ma cosa. a questo me lo chiedo anch'io, adesso. Fidatevi che ce lo chiediamo anche noi. Sembra una sorta di missione, cioè uno dice ok, vado lì, devo fare quello, e poi qualunque cosa succede sembra un po' come una difficoltà, ma devo Ma continuare, sì, devo... poi c'è questa Cioè- cosa della 6 giorni, no? Mancano 2 notti. Ma... E quindi Voglio tendi portare a casa concludere. Il risultato. la missione, Sì, chiamala come vuoi, esatto. l'indagine, questa roba qua. Però tipo dopo il segno sul camper, lì ho detto... Volevi mollare? No, ho detto minchia, secondo me stiamo rischiando. Certo. Stiamo rischiando. Ma infatti io ti volevo chiedere se secondo te qual è stato il momento dove abbiamo rischiato di più. Lì o sul finale dove l'abbiamo praticamente braccato in casa? Per me sul finale, raga. Allora, sul finale sì, anche se... Ma pazzi, raga, ma pazzi. Ma Eravamo in Però casa lì, sua. esatto, lì paura no. Vabbè, perché- dopo però. Perché Dopo. prima tu Beh, nel momento sapevi... in cui scappava... E lì è abbiamo dopo, esatto, infatti. ma tutto prima... Tutto prima, sì, nel bosco... Raga, perché... Io ti posso dire, la volta che ho avuto più paura è stata secondo me la prima e dopo il segno. Lì ho proprio avuto paura. Ah, Perché ok. dopo è diventato proprio capire, no, questo qua per me esiste, quindi io continuo a battere lì e voglio sapere cosa vuole. Ok? Poi lui da manforte, perché non ha paura, quindi mi dà Quando Coraggio. spiava, carica. quando ti ha spiata, Ah, sei sì. sul camper. Cioè, ecco, anche lì, dopo. Io lì avevo però già nella testa iniziato a maturare il pensiero che non fosse reale.
perché secondo me continuava a sembrarmi uno spirito molto forte. Forse voi avete più esperienza, per Sì. cui da quel lato lì vi ha aiutato questa cosa. Stavo per dirtelo, cioè a me ha ricordato anche altre situazioni nelle quali ho detto, caspita, non è però la prima volta, calmati. Ogni volta sembra la prima volta, almeno per me è così, perché Certo. ho talmente tanta paura che ogni volta mi cago addosso come la prima, anche se magari ho imparato un pochettino a gestirla. Invece per me è stato Chiedo. talmente reale d'impatto che ho detto non può essere così. Poi cambia, Poi- è ovvio. Poi cambia, esatto. Lì lui è scappato. Tu parli Sai, è del tipo. dell'ultima sera, sì. Obiettivamente, l'ultima notte. pensa se avesse scattato incontro. Magari cambiava. Ma scherzi! Ma se- Cioè, non è detto che Guillermo. scappava. Beh, ma scusa un po'. Ma non lo Ma so. cosa fare? Lo affronti? Tu non sai chi è. No, infatti. Però lì sul momento io me lo sono chiesto riguardando le immagini. Perché lui fa quel cenno per scappare in casa. E va bene. Ma se avesse fatto il cenno verso di noi, cosa Sì, facevamo? perché raga, noi l'ultima Aiutare a sera scappare. abbiamo deciso di andare nella casa dove che loro hanno trovato durante il giorno, quella che vi dicevo esatto. prima. Perché Casa. no, Casa era. Cioè, ragazzi, era veramente da indagine. Sì. Sembrava una casa abbandonata da 50 anni. Sì. Alberi caduti sopra. Esatto, Sì. con 2000 Ferri dappertutto. ferri dappertutto canoe, fuori, cioè, di canoe, tutto e di televisioni, radio, tutto buttato fuori. Esatto. più. Nel bosco. Ovunque questo nel nel bosco, bosco. esatto, quindi Era questa molto cosa inquietante quella era casa. tanto inquietante. Però era una casa, cioè in muratura, 2 Molto. piani, cioè una casa grossa. Io quella sera non riuscivo a dire la frase andiamo via. Io quella sera volevo andare via. Non Sì, ero ti ho infatti vista tu molto- mi hai detto diverse volte no ma calma, manteniamo la calma. Sì, Io eri ero in fuori. panico. Sì, stavo andando Beh, in panico, raga. Ma perché Stavo lì andando in avevamo la panico. sensazione, adesso arriva. Sì, Sì, lì Sì. ce lo sentivamo. sì. E siamo Sì. andati a chiamarlo tutto il pomeriggio. Esatto. Basta, è finita, vieni fuori, sappiamo. Perché noi a un certo punto volevamo veramente smascherarlo. Però vedi, lui questa cosa l'ha capita. Perché noi, questa 6 giorni, forse non l'avete capito, ma noi l'abbiamo finita al quinto giorno. Praticamente sì. Perché noi il quinto Sì. giorno scopriamo tutto. Sì. Tra virgolette, non c'era più nulla da scoprire. No. Nulla. C'era solo più da capire se quelle cose che noi avevamo scoperto a livello paranormale c'entravano con quella persona, oppure non persona, che avevamo visto. Sì. E per quello che siamo rimasti ancora alla sesta notte, altrimenti fidatevi che io sarei andata via. Ma sarei andata via. Perché avevo veramente paura. Io quando mi hanno portato in quel bosco lì, io dicevo, andiamo via! Ma cosa stiamo qui a fare? Siamo in casa sua. Ma infatti, anche lì, cioè comunque io durante il tragitto e siamo arrivati lì, abbiamo girato, c'era roba sparsa ovunque, roba da... Come si chiamano quelli che ammassano roba? Sì, accumulatori seriali. seriali. Sì. Ho proprio veramente ho detto No. qua siamo finiti. Siamo stati incoscienti col Sì. senno di poi, perché Sì. comunque eravamo a casa sua, quindi non sapevamo le intenzioni tutto, c'era tutta quella roba lì. Effettivamente sì, però devo dire che in quel momento era più forte la curiosità proprio di capire, arrivare in fondo e Ma dire che questo arriva dal nulla, arrivava. Dal nulla. Conosceva talmente tanto bene quel bosco che lo girava senza luci. Beh, è quella la cosa che ha destabilizzato secondo me. Perché Cioè, hai era proprio capito? Vuol buio, dire che magari lui era là che ti E fissava e attenzione, finché tu e non lo non era fissavi. vicino, troppo vicino al campeggio, cioè sottolineiamo anche questa No, cosa no, qua. no. Esatto, bravo. Bravo. Per cui lui che si fa questa strada, noi che facciamo questa strada, ma andiamo da lui. Sì. Tutte cose che io lui non se considero- l'aspettava, secondo me, No, che noi l'ultima sera arrivassimo. Lì fino a casa sua. non se Secondo me lui non si l'aspettava aspettava e neanche che noi rimanessimo. Così tanto. Perché guarda che poi era spaventato, Beh, Quando ha detto e probabilmente abbassate le questa telecamere, cosa l'abbiamo spegnete. sentita, perché sennò io se non altro avrei avuto paura, magari tu no, però io sì. E invece no, ero attivo, attento, lucido. Allora, quello che mi inquieta più di tutti è sapere che lui comunque aveva dei problemi psichiatrici. Ecco, raga, perché poi alla fine questo è quanto non abbiamo potuto filmare perché questa persona ci ha chiesto di togliere le Giustamente. videocamere e noi le abbiamo tolte. Anche visto il momento. Non ce la siamo sentiti come dire, infierire oltre la sua... No, anche perché sua palesemente richiesta aveva aveva- delle difficoltà, cioè sì. nel senso...
Non era una persona Non italiana, arrivi a non fare- era un italiano, No? No, quindi già comunque non parlava benissimo no, l'italiano. non parlava bene italiano. Era un ragazzo, non giovanissimo, secondo me avrà avuto 35-36 Sì, anni, sì. forse anche qualcosa in meno. E raga, lui sì, viveva lì, quello che vi possiamo dire Assurdo. è che lui viveva lì da un po' di anni, da un bel po' di Un anni, po' di anni. e ci ha raccontato delle cose che poi, vabbè, noi non siamo andati a vedere, tipo ci ha detto che lui caccia, mangia quello che caccia, più su da qualche parte ci sono dei ruderi dove lui mette le carcasse, Sì, le prede sì. che caccia per Viveri comunque. sì, cioè, per non lasciarli vicino alla casa, per l'odore, perché attirerebbero altri animali, eccetera. Certo. Quindi comunque un cretino. Non è. Io già una roba del No, genere no, non la no, saprei. Io già me la Ma sarei anche- messa anche- lì anche e il la giorno scelta. dopo pieno di lupi. Anche la scelta di fare una cosa del genere. Anche la Di scelta. imboscarsi. Ma Lontano la da sua tutti. fortuna è stata che quella casa, secondo me, dei turisti, cose così, Sì, magari, perché quella casa l'hanno non è vista. sua, eh. No, non Lui è sua, andato no, a se l'ha vedere proprio non è lì. sua. Però non è secondo me, sua. vedendola, dici è abbandonata. E quindi ci passi. Ah, sì. Non Sì. dà nell'occhio che c'è qualcuno Però che ci vive. anche No, la no, forestale no. non sapeva nemmeno. No, la forestale... Io questa Non lo cosa sapevo. qua non me ne capacito. Sinceramente. Perché c'è un civico, Oppure ma non, pensava si che vede fosse che non è già... battuta. Eh. Non fa parte del Oh, ma sentiero. sono mezz'ora dal no, sentiero. Devi ma proprio bellissimo. però, sai- staccarti. Cavolo, un guardiaparco. ma- E da Maps non la vedi, Però eh. nel bosco, senza strade. Lo so, però una guardia forestale, Tu dici che fa quello tutto il giorno. più o meno. Ah sì, ho presente, so quale dici. O magari hai beccato uno che era da poco qua Ma per carità. e ma aspetta, per oppure, sai, non voleva dirlo, perché, ripeto, anche l'avesse vista la forestale, diceva, è una casa abbandonata. Non se ne sarebbero mai accorti che c'era uno che viveva lì. Ma tu l'hai vista quando siamo andati di giorno? Per quanto mi riguarda, lui poteva essere lì sotto che faceva anche andare due bracciole. Non ce ne saremmo mai Mai accorti, accorti. perché sembra proprio una casa abbandonata. Lì, pieno di pattumiera, una discarica a cielo Una aperto discarica ce l'ho e buonanotte. Se a Mamma maggior mia. ragione questo si tiene i camosci che ammazza su, tu non senti puzze, non senti niente. No. Poi vabbè, non è che viveva come... Cioè, non è che vive lì con l'iPad ascoltando le playlist di Spotify, l'hai Per visto carità, com'era? però E questa è a una me cosa- questa roba mi ha messo di un'ansia, un'inquietudine, veramente. Inquietudine, sì, anche tristezza, perché comunque... Sì, cioè, sì. Ma avrebbe sì. potuto ucciderci? No. No. Adesso, ok. No, col senno di poi, No, ti no, dico no. assolutamente no. No, non penso che fosse sua intenzione. Solo spaventarci. Conosceva quella leggenda. Questa è curiosa come Questa è una cosa curiosa perché noi gliel'abbiamo chiesto perché facesse così e lui ha risposto perché non vuole nessuno. Sostanzialmente questo. Come minatorio. Però trovare il Non modo, vuole cioè quindi nessuno. conoscere la leggenda E da giocarci straniero, sopra. informarsi. Cioè, voglio dire, come dici tu, non stiamo parlando di un cretino, eh? No, non è un cretino. Non è un cretino. Ah, però aveva dei Però gravi ha bisogno disturbi d'aiuto. psichiatrici. Ha sì, bisogno di aiuto. sì. Perché Infatti, preferire la natura selvaggia al contesto rurale, cioè, voglio dire, però a volte ci sono delle volte che io la preferirei. sicuramente. Però ecco, non Quella- così. infatti, Eh, proprio al Così, limite, così cioè, ma proprio il ripudio delle persone, cioè non Sì. voler avere nulla a che fare con le persone. Probabilmente questa cosa, anzi se toglierei anche probabilmente, risiede in qualche sua esperienza passata. certo, qualche Ovviamente. trauma. Ce lo ha Ovviamente. sicuramente traumatizzato. Ma ecco, diciamo adesso che fine ha fatto questa persona. Beh, allora, infatti io stavo per dire, però posso dire una cosa. Sì. Mm. Meno male questa 6 giorni. A prescindere. Perché guardate che queste persone hanno bisogno di aiuto. Perché Sì. per quanto me ne se venga a dire che lui magari apparentemente poteva aver trovato la sua oasi di pace, era palesemente una persona che aveva bisogno di aiuto. Ma Perché certo. non si può vivere così, ok? Perché non è veramente una persona a posto, non è la famiglia nel bosco. Magari qualcuno dice vanno a rompergli le balle, quelli stavano così tanto bene lì. Qua stiamo parlando comunque di una persona che non era a posto, No. che aveva dei problemi e che stava anche vivendo in una situazione veramente, penso, igienica. Terribile. Sì, grave. Terribile. Situazione grave in tutti i sensi. E adesso lui è stato affidato a degli assistenti sociali che, ecco, ora sì,
faranno il bene per lui. Cioè, troveranno veramente una sistemazione adeguata per lui. Perché non puoi fare, capisci, il minatore a vita, il finto minatore, e spaventare le persone che vengono. Perché io dico sempre, sì, non ci avrebbe mai ucciso, ma ha beccato 3 youtuber, Ghost Hunter, permettetemi un po' di pelo sullo stomaco, 6 notti lì. Ma se andava una coppia, con loro road surfer, tesoro, ci facciamo 3 giorni qua, poi ci andiamo anche a fare le passeggiate nel bosco a pranzo. Io ti assicuro che finivano in un commissariato, tremanti, e Sì. con gli incubi per 7 anni di Sì. vita. Perché Sì. non a tutti. Non a tutti. Ma guarda che c'è solo tu, No, da sola. lo so, ma io da sola Ma mi penso sono chiunque, vista, comunque. Ma mi Sì, sono ma vista. sai, noi siamo Noi siamo, abituati. noi- Ma sì, tu sei noi- abituato, io non mi abituerò mai a sta roba. Ma mai. Vabbè, però, dai, un po' di esperienza c'è. Ma al Un po' massimo di- c'è una gestione. di subconscio che lavora. Prima sarei andata proprio in un attacco di panico, pianto isterico, così, adesso Quante persone che conosci cerco di... avrebbero visto quello che abbiamo visto notte 1 tranquilli? No, no, Poche. ma chiaro, No. ma non è quello, non è... Se era una coppia normale, Vabbè, ma per forza. si cagava male. Perché Ma quello certo. era il suo obiettivo. Era il suo obiettivo. Quindi per quello che ti dico, che ne vengano di 6 giorni così. Comunque, raga, noi adesso vi diciamo che questa persona sta bene, è in fase di recupero, Sì. cioè che comunque è in buone mani, persone competenti, psicologi anche che lo stanno seguendo. Ovviamente non è vicino a casa nostra, non no. possiamo andarlo a trovare tutti i sì. giorni, ma ci siamo promessi che tra un po' di tempo chiederemo informazioni per capire com'è. Sì, come sta, come si è Sta? evoluta. Sì, Esatto. anche perché in un certo senso ci siamo comunque legati, cioè è un legame particolare, ma c'è stato. Perché altrimenti lui sarebbe stato lì. Boh. Incredibile. Questa Non so cosa è per quanto. incredibile. Era già lì per tanto tempo, quindi figurati. Ma è È incredibile. assurda, eh? Cambiare la vita di una persona. Anche il fatto che comunque si sia fidato. Perché, sai, Perché secondo me si è sentito braccato. Beh, si è sentito sì, un po' siamo marcato. stati un po' aggressivi effettivamente, ma in quel momento lì eravamo comunque spaventati, poi abbiamo Certo. capito, Certo. tu ci hai calmato un po', Sì. però sai, cavolo, 6 giorni che disturba o comunque che spaventa, uno dice ma perché stai facendo questo? Dove vuoi arrivare? Beh, l'adrenalina era alta, eh? Mamma Sì. mia. Poi lì ormai era palese, era lui, era lì. Sì, sì, Scappato, lì lo chiuso la aspettavamo, porta. cioè eravamo pronti a prenderlo. Non mi sono mai trovata in una situazione del genere. Mai, è una delle 6 giorni più strane. Più strane, più... più sì. strane che io abbia mai vissuto. Beh, l'hanno detto anche loro, c'è tanti di quelli che l'hanno vista poi. Sì. Gli è passata questa cosa, sapevano già fin dall'inizio che era veramente un mix di paura e inquietudine, di tante emozioni differenti Bravo. e di tanti Bravo. piani Sì, differenti, non c'era solo però il piano tutti paranormale. paralleli. Sì. E questa è stata la cosa Sì. intrigante. E quindi- Comunque, col senno di poi. Certo, Poi in quel momento certo. lì magari non realizzavi troppo. Bravo. Però era tutto bravo, uno spostamento, come dici tu, di piani. bravo, No? bravo. Ok, sì. è reale, no, non è più reale, perché coincide troppo con quello che ha detto la testimonianza, però la paura, no, i minatori, cioè, Caspita. ed è stato 6 giorni così, Pesanti. Molto pesanti. molto densi. Molto Infatti intensi. dopo, cioè, capito? Beh, comunque, raga, Beh, è stata tosta. fateci sapere anche voi che cosa ne pensate in merito. Noi abbiamo cercato di dare più risposte possibili perché veramente ci avete bombardato tantissimo di avere informazioni su questi 6 giorni, Sì. che è stata veramente unica nel suo genere. Invito tutte le persone che non l'hanno vista ad andare a recuperare i video, li trovate sempre sul nostro canale. Sì, guardateli perché ne vale veramente la pena ed è stata più unica che rara come 6 giorni. Però non vi preoccupate, perché sarà mica l'ultima. Ah, no, no, scusa, Anzi, c'è qualcosa che bolle in pentola. c'è Ma sempre qualcosa che bolle in pentola con noi. beh, sì, con noi Sì. chi ci conosce lo sa. Esatto. Ragazzi, Nel Però è un frattempo- bel bollire. Sì, Esatto. è un bel Nel bollire. Sì. frattempo che la pasta cuoce, Ecco. voi iscrivetevi al canale, andate a vedere gli abbonamenti che ci sono sul nostro canale, se Ecco. vi fa piacere potete iscrivervi, ci sono un sacco di vantaggi in più esclusivi che se vi fa piacere ne potete usufruire. Esatto, quindi ragazzi mi raccomando, noi ci vediamo domenica prossima, continuate a stare qua, un mega grazie ad Adam Cadmon
chissà dove saremo. Chissà. La Bah, prossima, La prossima. chissà. 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 Ciao! Ciao raga! Ciao ragazzi.